Più che un monitoraggio, un piccolo ecosistema. Oggi parliamo di Forknox Helios for You. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi vediamo questo sistema di monitoraggio prodotto da Forknox, marchio del gruppo Astral, ditta friulana, che propone questo monitoraggio smart che si chiama appunto Helios for You Smart. Perché smart? Perché l'ho definito un piccolo ecosistema. Questa centralina, oltre ad essere un sistema di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico, infatti ha 2 TA con cui è possibile misurare l'energia prodotta e l'energia o immessa o prelevata, utilizza il sistema di comunicazione Zigbee, quindi può controllare wireless alcuni dispositivi come per esempio questa presa Smart Plug RC. In pratica Forknox è andata oltre il concetto di semplice monitoraggio, ha a catalogo diversi prodotti comandabili da questa centralina che creano appunto un ecosistema che permette di sfruttare al meglio l'energia prodotta dal fotovoltaico e limitare il consumo dalla rete. Oltretutto la centralina si può collegare alla rete wifi di casa e quindi anche il cablaggio è veramente ridotto. Vi faccio vedere. Vediamo un attimo nel dettaglio Helios for You Smart. Nella mossettiera in basso abbiamo l'alimentazione 4 pin vuoti, il collegamento del TA della produzione e il collegamento del TA dello scambio. I TA sono identificati con il colore bianco per la produzione e giallo per la linea di scambio. Nella parte qua sopra abbiamo l'antenna wifi e una mossettiera con l'uscita a relè per il comando di un'utenza, il controllo 10 volt e i contatti con 2 segnali di allarme che possiamo collegare magari agli interruttori dell'impianto fotovoltaico in modo che diano l'allarme se per caso si stacca un interruttore. La presa smart è semplicissima, c'è solamente il pulsante, questo qua nero, per l'accoppiamento quando bisogna collegarla alla centralina. Per quanto riguarda l'aspetto hardware, quindi posso dire che la qualità dei materiali è elevata. Il montaggio è abbastanza semplice, basta collegare i 2 cavi di alimentazione. I PA arrivano già collegati dentro la confezione come avete visto nell'unboxing, anzi se non l'avete visto qui metto il link per il video. Dicevo, collegate fase neutro e inserite le fasi che si vogliono monitorare dentro ai TA, il cablaggio è completato. Rimane da fare la configurazione software. Su questa ho trovato qualche criticità, per esempio che la configurazione guidata su smartphone con Android 8 richiede un piccolo passaggio intermedio, che è quello di collegarsi direttamente alla rete wifi creata dalla centralina e inserire noi la password e le impostazioni di connessione. Purtroppo devo ammetterlo, io non ci sono riuscito. Purtroppo devo ammetterlo, io non ci sono riuscito a collegarlo alla rete wifi di casa perché continuano a darmi errore. Probabilmente ho troppe interferenze wifi perché ho anche altri sistemi che comunicano wifi, però sono riuscito a completare la configurazione collegandomi direttamente al wifi del Forknox. Anche questo si può fare. Altra cosa che non mi è stata subito chiara, ma quella è colpa mia perché non ho letto le istruzioni bene, è che pensavo che la centralina avesse già riconosciuto la presa e quindi continuavo a provare di accendere e spegnere la presa, ma non funzionava, pensavo che fosse difettosa la presa. In realtà la centralina ha già al suo interno un'uscita relè per comandare un'utenza fino a 10 A, quindi per esempio un'illuminazione. Per terminare il discorso dell'interfaccia devo dire che nonostante la grafica sia un po' retro, è molto intuitiva, è facile da usare e mi ci sono trovato abbastanza bene. Secondo me si può ancora migliorare sicuramente sulla grafica e anche sulla gestione, perché è un po' comunque ancora macchinosa. Vi ho parlato prima della presa smart. Questa presa Smart Plug RC non è solamente una presa smart, quindi non è una presa solo wifi on off come trovate a 15 euro su Amazon. È una presa che ha al suo interno anche dei TA e quindi permette il monitoraggio del carico a cui è collegata e la gestione in funzione del consumo, della produzione, eccetera. Il bello di questo sistema è appunto che Helios for You controlla la produzione e il prelievo dalla rete e per esempio possiamo impostare
questa presa in modo che si attivi quando si arriva a una certa potenza, quando inizia ad andare energia in rete, oppure che si stacchi quando la potenza prelevata supera, non so, un certo valore, o anche con il timer. La possibilità di collegare fino a 4 di questi strumenti alla centralina è sicuramente il valore aggiunto di questo sistema, è quello che la differenzia da un normale monitoraggio e che sicuramente la mette in cima alla mia classifica dei monitoraggi. Considerazioni finali: nell'ottica di una casa sempre più smart, sempre più connessa e elettrica, sempre più attenta a quello che è l'autoconsumo, Helios For You secondo me ha una marcia in più rispetto agli altri monitoraggi, soprattutto in ambito residenziale, perché la semplicità di installazione permette di essere installata anche da un tecnico non specializzato. Il fatto che il protocollo Zigbee possa controllare fino a 4 di questi strumenti è perfetto per un'abitazione, ma se andiamo su un edificio un po' più grande diventa una limitazione, quindi in quel caso sarebbero meglio modelli superiori rispetto a questo. Non vi ho parlato di prezzo. Il prezzo di listino di Helios For You Smart è 410 euro e quello della presa smart è di 75 euro. A chi lo consiglierei? A tutti gli utenti domestici, anche a chi ha già un inverter con monitoraggio integrato, perché questa centralina va oltre il concetto di semplice monitoraggio della produzione dell'impianto o del consumo, diventa un vero e proprio gestore dell'energia all'interno della casa. Per le situazioni un po' più complesse di quelle domestiche esistono altri modelli. Mi è piaciuto molto di Fornox l'aver integrato il semplice sistema di monitoraggio con tutta una linea di prodotti di gestione dell'energia. Spero di provarne altri in futuro per poter ampliare appunto la visione di questo ecosistema. La presa smart la trovo molto utile per la gestione dei carichi importanti che avete in casa, come i grandi elettrodomestici. Per accendere e spegnere una piantana forse è una spesa un po' troppo elevata. Spero che Fornox aggiorni presto l'interfaccia dell'applicazione, perché quello stile che fa molto Android 5 è proprio l'unico neo che trovo in questo sistema di monitoraggio. Fatemi sapere la vostra nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste detto delle cose diversamente. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, vi lascio il link in descrizione. Qui sotto trovate anche il link alla mia guida per i neopossessori di impianti fotovoltaici, fotovoltaico domestico istruzioni per l'uso, che trovate su Amazon, e i link a tutti i miei canali social per dubbi, chiarimenti, consulenze e informazioni varie. Qui a sinistra trovate i miei ultimi video e i video consigliati. Io vi do appuntamento tutti i martedì per una nuova puntata della rubrica dedicata alle domande legate agli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili, e tutti i venerdì per una nuova recensione. Grazie di aver visto questo video fino alla fine, un saluto da andreapiccinelli.net.